Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci e le tendenze energetiche disponibili per la crescita spirituale del secondo semestre 2026. Abbiamo la carta della temperanza, ragazzi, può essere un momento dedicato alla guarigione, al riequilibrio del corpo, della mente e dello spirito e quando c'è la temperanza potrebbe anche essere un tempo un po' lento. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per ascendente, segno lunare, segno solare e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto in descrizione trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale, il link per il seminario di approfondimento sulle famiglie reali di fine giugno e il link per il videocorso di tarocchi intuitivi. Bene. Abbiamo un 6 di bastoni, un fante di coppe, un 2 di coppe, 10 di coppe, cinque di coppe, 3 di spade, e regina di coppe. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' qual è il movimento energetico più importante del periodo. In un secondo momento andiamo a vedere una scansione temporale degli eventi, quindi andiamo a vedere di quello che vi racconto qua quando succederà. Allora, partiamo da questo 6 di bastoni, re di spade, re di coppe, questa sì è una, fante di pentacoli e 6 di spade. Qui c'è un tema con il riconoscimento. Può essere che qualcuno di voi abbia come bisogno di sentirsi riconosciuti, riconosciuto o riconosciuta dal mondo esterno, può essere fortemente da un padre, considerato qua i due archetipi del re di spade e di coppe, ma per qualcuno potrebbe anche rappresentare come un movimento romantico. Andiamo a vedere il fante di coppe. Morte. 10 di coppe e giustizia. Qui sembra quasi che qualcuno di voi potrebbe passare o da una separazione o da una potenziale separazione da un gruppo. Siccome abbiamo sia la giustizia al contrario che il 10 di coppe al contrario, però qui il 10 di coppe poi ce l'abbiamo dritti, ragazzi. Quindi si parla di separarsi da un gruppo o di ridefinire le regole di un gruppo. Andiamo avanti. Ok, il 2 di coppe è spiegato dalla torre e da un 4 di spade. Allora ragazzi, io qui la sensazione che ho dall'inizio della stesa
è che ci sia come un amore impossibile, un amore che non viene riconosciuto dalla famiglia, che può essere sia un amore per un'altra persona, potrebbe essere un amore per un percorso di studi, ipotesi, per un certo tipo di lavoro. C'è come un qualche cosa che non è o accettato o ben visto o accolto in famiglia. Qualcuno di voi potrebbe decidere di lasciarsi indietro questo gruppo di persone che non vi appoggia. Qualcun altro con questa morte al contrario potrebbe fare con il fante di coppe un timido tentativo per ricucire le cose, per risistemare le cose. Io sento che con questa torre e questo 4 di spade con il 2 di coppe si riuscirà a trovare un punto di incontro. Probabilmente questa torre viene per riequilibrare quello che la giustizia ha disequilibrato. Cioè, se qui c'era un qualche cosa che aveva, come dire, diversi pesi e diverse misure, con la carta della torre si ridimensiona il tutto. Questo tipo di struttura che c'è prima viene buttata giù. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Regina di bastoni. Fante di coppe nuovamente e mondo. Si tratta di ripristinare un gruppo, io sento. Può essere la famiglia e qui abbiamo due fanti di coppe, quindi se per caso siete in separazione con qualcuno può essere come un tentativo di ricucire tutto il rapporto, sia che sia lavorativo, sia che sia romantico, o magari proprio familiare, cioè nel senso non è la famiglia che avete creato voi, è la vostra famiglia di origine. Io credo che qui ci sia come un percorso che non viene riconosciuto da qualcuno e voi in qualche modo cerchiate di ricucire questi rapporti, cerchiate di indorare un po' la pillola. Andiamo a vedere questo 5 di coppe. Re di pentacoli. Un'altra sensazione che ho avuto all'inizio di questa lettura è che qualcuno potrebbe fare, ora scrivetemi perché beata ignoranza, scrivetemi sotto come si dice, ma mi sembra che si dica coming out, cioè come la sensazione che qualcuno di voi potrebbe urlare al mondo le sue preferenze romantiche. Cioè, ho come l'idea che qualcuno potrebbe dire al mondo o urlare al mondo la sua omosessualità, uomo o donna che sia. Io ho come la sensazione che qualcuno qui possa venir fuori proprio, cioè scoprirsi. E qui il problema in quel caso è proprio quello di essere accettato, secondo me, dalla famiglia o cose per lo stile. Andiamo a vedere questo 3 di spade. Questa ovviamente era una versione della lettura molto molto specifica. Allora, andiamo a vedere questo 3 di spade. 9 di bastoni. E 9 di pentacoli. Non lo so, questo 4 di spade probabilmente ha bisogno di un po' di tempo, ecco perché c'è la temperanza. Può essere un movimento che va avanti un po' nel tempo, perché qui con questo 3 di spade, ragazzi, sento che c'è ancora un po' il cuore che piange, c'è come una sofferenza, qui arriviamo da un 5 di coppe, quindi è come se sentiste effettivamente ancora un vuoto. Però io credo che con questo mago e il re di pentacoli abbiate tutte le capacità di fare qualcosa per cambiare questo tipo di situazione, per cambiare questa torre, mi verrebbe da dire. È vero che avete un 9 di bastoni, quindi probabilmente siete stanchi, arriverete magari con una certa stanchezza accumulata, però avete anche un 9 di pentacoli che mi parla di ricchezza e di abbondanza. Ora, se qui ci fosse il tema con la famiglia, quindi per esempio
il dividersi dal gruppo, come vi dicevo prima, no? Che potrebbe essere un gruppo familiare, un gruppo lavorativo anche. Sento che con questo 9 di pentacoli potreste effettivamente diventare autonomi piuttosto che indipendenti, non tanto magari anche a livello economico, ma non è quello, è più a livello caratteriale, è come se ad un certo punto non aveste più bisogno di conferme. Andiamo a vedere la regina di coppe, 2 di spade e 7 di pentacoli, che è un'altra carta di attesa. Guardate, io credo che lascerete un po' sviluppare questo 9 di pentacoli, questo momento di tipo... Ah, tenete presente che con il 3 di spade si può anche parlare di un momento di sacrifici ai fini di raggiungere la ricchezza, il benessere, la tranquillità, mi viene da dire, che è un po' l'archetipo della temperanza, no? Però io sento comunque che con queste carte il periodo sarà più dedicato a risanare questa morte, questa torre, anche se sento che qualcuno di voi non vuole lasciarsi indietro questo capitolo, però è come se qui con questo mago fosse necessario fare dei passi in avanti. E che ho come l'idea che qualcuno potrebbe chiedere scusa in questo periodo. Vi dico, è come se ci fosse un tentativo di ricucire qualcosa. Va bene, allora andiamo a vedere adesso l'evoluzione temporale di questa situazione. Tenete presente che questa è la seconda di 4 letture che andrò pubblicando. La prima generale già online, la trovate nel playlist dell'oroscopo annuale stagionale e poi ce ne sarà una sull'amore e una sul lavoro. Allora, partiamo con un papa, un 2 di bastoni, la carta del mago, il giudizio, imperatrice, tanti arcani maggiori, ragazzi, e asso di coppe. Allora, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Quindi direi che qua è abbastanza semplice. Allora, qui abbiamo il Papa, qui abbiamo il 6 di bastoni, più o meno la stessa energia, quindi può trattarsi di un matrimonio ufficiale, di un accordo ufficiale, può essere qualche tipo di maestro o di maestria che potreste concludere in questo periodo e che vi dà come il... Allora, se vedo il fante di pentacoli con il 6 di bastoni, mi viene da dire che potrebbe essere qualcuno che se ne va per un percorso universitario, come se ci fosse qualche sogno da voler inseguire e qui può essere che magari le persone intorno a voi non siano completamente d'accordo perché magari dovete trasferirvi lontani con questo mondo. Fatemi sapere che cosa vi risuona, a cosa vi risuona, come vi risuona, perché effettivamente essendo una stesa spirituale può avere varie sfaccettature. Allora, andiamo a vedere questo Papa. Morte e 5 di bastoni. Di nuovo la morte al contrario, c'è come qualcosa che non si vuole lasciare indietro, secondo me. Io penso che possa esserci come un battibecco, se vogliamo, con una figura di autorità, che potrebbe essere un padre, un maestro, un insegnante, un professore, un titolare. C'è come qualche screzio, devo dire. Andiamo a vedere questo 2 di bastoni per agosto. Abbiamo un re di coppe che lo vediamo già qui. Guardate, vedendo queste carte, vi dico che per qualcuno potrebbe anche fare riferimento ad un matrimonio dove a luglio potrebbero esserci dei battibecchi, qualcuno potrebbe pensare di voler terminare e qualcun altro invece no. Perché con questo fante di coppe sento che c'è come un tentativo di ricucire i rapporti. Difatti qua abbiamo un 2 di bastoni per agosto. Da un lato c'è questo pensiero del sì, ok, basta, cambio vita perché non ne posso più.
Dall'altro lato invece c'è il ma con tutto quello che abbiamo costruito, magari ci sono anche dei figli in mezzo. Devo dire che vederlo così, questo due di bastoni con il re di coppe e il diavolo, mi fa venire in mente che per qualcuno potrebbero esserci due figure nel prossimo semestre. Andiamo a vedere il mago per settembre, perché ce l'avete già anche qui. 8 di pentacoli e 8 di spade. Per settembre, ragazzi, potrebbe iniziare come una nuova quotidianità, c'è un nuovo inizio, per qualcuno si tratta proprio di un lavoro nuovo. Ho come l'idea che qualcuno farà qualcosa perché pensa di non avere alternative. Lo vedo un po' qui, se vogliamo. Cioè, questa torre, secondo me è collegata con questo giudizio. Arrivo un po' per reindrizzare il vostro percorso. Ora, qui secondo me il punto è cercare una via di mezzo tra voi e gli altri, tra voi e l'altro o l'altra. Cercare un punto di incontro. E qui ho come la sensazione a settembre che inizierete a lavorare per. Andiamo a vedere il giudizio. Fante di pentacoli, cavaliere di pentacoli e regina di spade. Luglio, agosto, settembre, ottobre, ragazzi, c'è questo giudizio girato al contrario. Vi dirò, potrebbe essere un periodo un po' statico, con la regina di spade al contrario, sento che potrebbero esserci come delle difficoltà di comprensione, cioè il non capisco perché si comporta così, o non capisco, visto che qui abbiamo un 8 di spade, cosa posso fare o cosa devo fare per riportare la situazione in equilibrio, per riportare la relazione in equilibrio. Andiamo a vedere novembre, che abbiamo l'imperatrice, che mi richiama un po' l'energia di questa regina di coppe. Allora, abbiamo un 5 di pentacoli e un papa. Guardate ragazzi, qualsiasi sia la situazione che stiate vivendo, di coppia, lavorativa, di coming out, come ho detto, che non so se si dice così, se si dica così, però vabbè, sono sicura che qualcuno me lo scriverà, onde evitare prossime figuracce. Comunque, io ho come la sensazione che ci sia un tentativo di risanare qualcosa. Per qualcuno può essere una famiglia, un gruppo lavorativo, come vi dicevo, per qualcun altro è la vostra vita, cioè smettere di fare quello che si aspettano gli altri e iniziare a fare quello che veramente piace a voi, quello che vi fa sentire autonomi, indipendenti. Re, mi viene da dire, perché qua abbiamo il re di pentacoli, quello che pensate vi possa rendere ricchi, perché c'è anche questa componente qua. Quindi secondo me sarà più un semestre dove contrasterete gli altri, cercherete di andare avanti per la vostra strada, ricucendo comunque certe relazioni e certi rapporti che potrebbero essere delusi a causa delle vostre scelte. Però io dico sempre una cosa, quando saremo sul letto di morte, nessuno di quelli che ci giudica o che ci dice di come avremmo dovuto fare sarà lì a tenerci la mano. Saremo noi e la nostra coscienza. Quindi, insomma, senza ferire gli altri, però cercate di fare quello che vi fa star bene. Voi avete questo 5 di coppe, avete bisogno di colmare questo vuoto. E anche qui avete un asso di coppa al contrario. C'è come da ufficializzare qualcosa, fare dei passi in avanti, dei movimenti in avanti per rendere stabile qualcosa. Avevate il Papa qui e il Papa qui. Secondo me c'è un matrimonio di mezzo, Un matrimonio, una convivenza lunghissima che potrebbe essere lì che sta traballando. Per qualcuno vi dico che con questo diavolo ad agosto potrebbe anche arrivare qualche tentazione extraconiugale. Adesso andiamo a vedere questo asso di coppe. Abbiamo un re di bastoni. Mi mancava. E sole.
Credo che qui, ragazzi, ci sia una sorta di sfiducia da parte di qualcuno, o per quello che riguarda la situazione o per quello che riguarda questa relazione. Devo dirvi che secondo me alla fine dell'anno, e qui abbiamo anche poi effettivamente un 7 di pentacoli, può essere un po' lenta, un po' lenta. Secondo me è più lenta la seconda parte della lettura, quindi abbiamo ottobre, novembre, dicembre, che non la prima parte. Ehm, c'è da ripristinare qualcosa. Vi dirò che per qualcuno si tratta proprio di sposarsi, perché abbiamo due volte il Papa, quindi può essere un tema legato o al matrimonio, alla convivenza che avete già, o a qualche cosa che vorreste in più. Devo dire che con la carta della temperanza c'è bisogno di portare pazienza, di fare le cose con calma. Avete anche un cavaliere di pentacoli al contrario. Sì, un cavaliere di pentacoli al contrario. Perché comunque con questo giudizio al contrario io sento che avete bisogno di vedere un po' diciamo, la visione di insieme. Il giudizio vi dà la possibilità di vedere le cose come nel lungo periodo, però qua avete tutte le carte al contrario in questo gruppo. E ho proprio l'idea che dobbiate un attimino rifare dei programmi, rifare dei progetti. E qui avevate un fante di pentacoli a testa in giù e qui ce l'avete a testa in su. Probabilmente se è un qualche percorso di studi che volete affrontare dovete chiedervi, al di là del voglio affrontarlo realmente, però dove mi porta? Che tipo di sbocchi mi può dare, per esempio, questo percorso di studi? Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Ok, allora, le immagini sono di dei induisti. Disconosco il nome, ragazzi, però adoro le figure, quindi ve le faccio vedere. Ok, anzi, se qualcuno sa i nomi degli dei induisti, che lo scriva sotto. Allora, la prima frase dice: Vita, ricordate che la durata della vita è sotto il controllo di colui che ve l'ha donata. Non dipende dalle calorie né dalla quantità di cibo che consumate e neppure dalle pillole o dai medicinali che assumete. La vita è nelle mani di Dio. Siccome qui ho vari archetipi effettivamente di figli, di bambini e di famiglia, se per caso aveste qualche tema a livello di concepimento, quello che mi viene un po' da dirvi è che non dipende neanche tanto da voi se riuscite o no a concepire. Perché ho come la sensazione, se state cercando figli, ragazzi, questo non è un buon periodo, ve lo dico. Può essere un po' l'estate, ma poca roba. Non lo vedo molto propizio. Ok, questa è la seconda immagine, bellissima anche questa. Karma. Eseguite il vostro karma come gli attori di una recita, tenendo ben separata la vostra identità e senza identificarvi troppo nel ruolo che recitate. Oh, bellissimo. C'è un video nella sezione degli abbonati dove parlo del ego, perché l'ego è il personaggio ed è un po' quello, no? Cioè vivere il karma come se fosse uno spettatore, come se vedeste il vostro personaggio che agisce nel mondo. Ultima immagine, ed è questa, e dietro dice: dovresti amare senza attenderti nulla in cambio. E questo è l'amore incondizionato. Quando si dà perché ci si aspetta qualcosa in cambio è perché si sta nutrendo l'ego. E per qualcosa in cambio intendo anche un semplice grazie. Cioè se io faccio qualche cosa perché mi aspetto riconoscenza, mi aspetto di essere visto, mi aspetto che qualcuno poi faccia qualcosa per me, quello è amore condizionato, cioè io ti do se tu mi dai. Ok? Ok, andiamo a vedere un ultimo oracolo, ragazzi. Porta divina, carta numero 7, qui vi fa riferimento agli antenati. Se ci fate caso ci sono come tre visi, tre figure, che sono quelle degli antenati. Sapete, nello shiatsu si dice che
nella schiena ci sono i punti del passato, ci sono, si chiamano punti Shu, vabbè, lasciamo stare i dettagli. Punti Yu, scusate, non Shu. Ehm, ed è un po' come se il passato che è sulla schiena ci sostenga, ci manda avanti. E poi abbiamo carta numero 9, che è una carta di risveglio spirituale. Qui avete il giudizio, purtroppo è ancora girato a testa in giù, ma è un buon periodo per effettivamente iniziare a fare come un lavoro su di voi per vedere il disegno più grande. Perché si parla di risveglio spirituale quando c'è il giudizio? Allora, a parte che il risveglio spirituale è diviso in due, cioè risveglio di consapevolezza e risveglio di coscienza, quando si hanno tutti e due, uno riguarda il cuore, l'altro il quinto chakra, quando si hanno tutti e due si può parlare di risveglio spirituale completo e anche questi temi li spiego nella sezione degli abbonati. Però è come il vedere, è come un po' uscire dall'ego, perché vedo il disegno più grande, vedo che io non ho potere, che è Dio che mi fa nascere o morire, dove era la prima, ok, la durata della vita è sotto controllo di Dio, di colui che ce l'ha data, quindi alla fine è un po' come dire, più di tanto io non posso fare, devo come accettare il disegno divino, il disegno più grande. Mm? Va bene, amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail, oppure potete farlo come autodidatti nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti divise per settore, però in più ci sono temi di metafisica e di metamedicina, si parla di chakra, di kundalini, di trascendere l'ego, si parla di vista eterica, quindi come si vede, diciamo così, col terzo occhio. Insomma, ci sono tanti 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 argomenti che sono praticamente tutto quello che io ho studiato e sto continuando a studiare in mi viene dico decenni perché quando faccio il conto dei decenni mi viene male. E quindi sono decenni che studio queste cose, io le sto compattando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, ragazzi, perché si vedono, sono pubblici, almeno vi rendete conto dei temi che vado via trattando. Detto questo, io vi ringrazio una seconda parte del 2026 splendida, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!